Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordo sempre di iscrivervi al Pirata, di condividere i video sui vostri social, di mettere i like che sono un grande supporto. Mi ha fatto piacere che vi sia piaciuto il video di ieri sull'acqua diamantina, eccetera, eccetera, eccetera. Vi avevo parlato anche di un medico che aveva fatto gli studi proprio sull'effetto placebo, uno dei primi medici italiani, se non il primo, ma che ha avuto molto successo, tanto da fare la tesi di laurea con un nome particolare, La mente che guarisce. Un nome veramente bello per una tesi di laurea. Vi sto parlando ovviamente di Giuseppe Calligaris, il dottor Giuseppe Calligaris, che nel 1901 si laurea appunto con la tesi che guarisce e scopre come la mente umana possa fare dei miracoli, addirittura dei miracoli, senza capirne però il motivo. Devo ricordarvi che Giuseppe Calligaris, che poi è morto in disgrazia dal punto di vista medico, considerato un pazzo dai suoi colleghi perché si spinse un po' oltre verso la metafisica, fu addirittura professore ordinario di neuropatologia all'Università di Roma, cioè non bao bao, micio micio come si dice dalle mie parti, mica favolette, e fu molto apprezzata appunto la sua tesi di laurea che ci spiega un po' quello che è l'effetto placebo, senza però capirne cos'è che lo stimola. Lui parla appunto di Bomponazzi. Bomponazzi nel XVI secolo scrive il De Incantionibus. Nel De Incantionibus Bomponazzi scrive che le persone che hanno molta fede si possono dare delle ossa di cane dicendo che sono reliquie di un santo e questi otterranno dei miracoli, delle guarigioni attraverso queste ossa che sono invece magari di un povero cane morto, invece che di un vero santo. Ma non solo, Giuseppe Calligaris si spinge un po' più in là, parla di Apollonio. Apollonio è un contemporaneo di Gesù che fa dei miracoli, cioè fa non dei miracoli, delle guarigioni. Sono un po' diverse da quelle che fa Gesù, però le ottiene. Poi ovviamente Gesù, gli apostoli, i discepoli invece fanno dei miracoli, sono delle guarigioni più complesse. Questo però ci fa capire anche che sono avvenute guarigioni inferiori, cioè guarigioni più semplici, dove non c'è magari una ferita che si chiude al momento, una persona che risorge, ma guarigioni da malattie semplicemente indotte. Parla poi appunto della possibilità di fare queste medicine che sono fatte di mollica di pane e di zucchero indurite, che vengono date e molte persone guariscono attraverso questo semplice stimolo, e ovviamente parla di tutta una bibliografia che riporta questo. Riporta poi un esempio, che vi parlavo ieri dell'effetto placebo, appunto dell'effetto nocebo, del professor Slossen, un professor del Wyoming, che a quell'epoca lì portò una bottiglia di acqua sterilizzata avvolta, quindi una bottiglia di vetro chiusa con l'acqua sterilizzata dentro, avvolta in delle garze e riposta in una scatola. Fece un esperimento, la portò in classe dai suoi allievi, la estrasse, l'aprì dicendo che questo avrebbe fatto un odore pazzesco e ne versò un po' in una caraffa girando la faccia dall'altra parte, proprio mostrando schifo di quello che stava facendo. E nel giro di 45 secondi tutti i ragazzi della prima fila di banchi iniziò a sentire questo cattivo odore e piano piano nel giro di 60-70 secondi l'odore arrivò in fondo alla classe. Dovete smettere l'esperimento tanto perché qualcuno dei suoi allievi cominciò a sentirsi addirittura male per questo odore fetido e schifoso che percepivano. Questo è il quanto si può influire sulla mente umana, ma quanto la mente umana sia capace di creare delle cose dal nulla, in quanto l'acqua non aveva assolutamente nessun odore.
Sostiene poi che alcuni come dire, nobili francesi modificavano la sensibilità dei figli facendoli sentire le campane. Mentre sentivano le campane che suonavano a festa, dicevano che le campane dicevano viva il re, viva il re, viva il re, tanto che questi bambini crescendo udivano proprio viva il re e non il rintocco della campana. È molto interessante questa cosa. Caligaris poi fu medico al fronte durante la prima guerra mondiale ed ebbe degli ottimi risultati. Era un bravissimo medico. Successe poi che però nel fare i suoi esperimenti di neuropatologia, scoprendo come il cervello cambiava direzione quando aveva dei danni e quindi trovava delle soluzioni alternative, scoprì che la stimolazione della derma, quindi della pelle e del corpo, poteva produrre alcune cose, alcuni effetti, e la stimolazione elettrica o attraverso metalli poteva addirittura creare la trasmissione della coscienza dell'anima in altre dimensioni o in altri stati diversi di realtà. Questo lo portò ad abbandonare addirittura una brillante carriera professionale. Tenete presente che alcune delle cose che troviamo oggi nei libri di testo di medicina sono ancora i suoi studi, quindi molto validi, perché lui fu effettivamente molto valido come professionista. Non fu capito poi in questa sua deriva, quindi lui abbandonò tutto, si ritirò a fare i suoi studi, si mise in comunicazione con i medici che studiavano l'ipnosi, con i medici, erano tutti dei pionieri di alcune parti di medicina che ancora oggi non abbiamo ancora ben capito. Non abbiamo ben capito anche come funzionano alcuni meccanismi dell'essere umano. Lui fu il primo a constatare, se vogliamo dire, Caligaris, un po' come l'anima o lo spirito umano influisse anche sulla biomeccanica non solo cerebrale ma dell'intero corpo. Vi ho introdotto a un nuovo campo, a un nuovo settore, ma anche al fatto che già allora questo medico, questo neuroscienziato, cominciò a scoprire quella marcia in più che aveva l'essere umano. Scrivetemi sempre nei commenti se ne sapevate qualcosa, se ne avevate sentito parlare, se questa cosa vi interessa, perché ho visto che ieri queste cose vi interessano parecchio ed è importante conoscerle perché ci spiegano come chiunque abbia tentato di spostarsi in maniera professionale, non in maniera ciarlatana ovviamente, non in maniera mistificatrice, dalle linee di una certa condotta scientifica è sempre stato deriso. E questi invece sono da capire perché, come per l'NDE, sono dei pionieri che cercano anche attraverso la scienza di avere alcune risposte su quella cosa che sfugge, su quella virtù che sfugge dell'essere umano. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.